Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi e benvenuti all'analisi di un video specifico su Plutone in chiave astrologico-evolutiva, perché Plutone è tornato retrogrado e molti di voi, siccome Plutone ha una cattiva fama, molti di voi mi hanno chiesto spiegazioni e niente, insomma qui ci vuole veramente una risposta, perché ragazzi, è vero che Plutone è collegato con la morte, l'Ade, le cose nascoste, i nemici, gli avvelenamenti, il sesso, le cose trasgressive, ok, ovviamente, però ogni pianeta ha un lato ombra particolare, perché? Perché siamo sul pianeta Terra, quindi ci sono le bassezze umane, le debolezze umane, ci sono molte guerre e ovviamente non possiamo negare a noi stessi che non tutti gli ambienti della nostra vita, non tutti i settori della nostra vita sono idilliaci e un po' ci immettiamo del nostro, un po' ci immettono del loro gli altri, ci sono delle, come dire, delle tensioni, delle cose nascoste, delle cose non dette, delle cose poco chiare che sono che appannaggio della sfera plutoniana, perché insomma, un plutoniano non è magari trasparentissimo, Plutone è anche un po' un manipolatore, quindi oddio, Plutone è diventato retrogrado, siccome quando un pianeta diventa retrogrado diventa il male assoluto, quello già il male è la fine. Allora, la chiave evolutiva, perché io ho abbracciato questa storia dell'astrologia evolutiva? Perché a me le previsioni catastrofiche non sono mai piaciute, ok? Nella vita, e credetemi, ne ho vissuto abbastanza, faccio di tutto per mantenermi su, di tutto no, non è vero niente, mi tengo su un po' perché sono molto fortunata, un po' perché mi piace, un po' perché il mio segno del Toro, fosse anche l'ultimo grado, mi fa amare, come dire, le coccole, le serie e la bellezza, però ho vissuto abbastanza per aver capito come funzionano i pianeti e che cosa è vero e che cosa proprio non lo è. Ragazzi, le previsioni catastrofiste servono anche per tenerci un po' dipendenti da qualcosa, a volte, a mio avviso, anche dalla previsione stessa, ok? Quindi rifuggitele un po' queste cose, queste situazioni dove l'anatema è dietro l'angolo e dove bisogna aver paura. Noi fondamentalmente dovremmo aver paura soltanto di noi stessi, perché siamo noi che ci cacciamo in situazioni complicate, in situazioni assurde. Ricordate sempre questa regola aurea. La Matrix, cioè la nostra realtà, è un riflesso di quello che noi abbiamo dentro e che le prove che poi ci provochiamo per capire, no? Per capire i messaggi, per capire come si sta realmente al mondo, quindi per capire la vera essenza della vita e il vero scopo della vita, le prove sono tarate a noi. Non ci può accadere niente che noi non sopportiamo. Quando diciamo non ce la faccio più o quando chiudiamo con la vita, quando facciamo dei gesti inconsulti, è perché in quello è un momento di alterazione di mentale nel quale ci siamo dimenticati del nostro potere personale e di quanto siamo forti in realtà. La Matrix è paragonata a noi, infatti molti nemici, molto onore nel caso di molti nemici, cioè vuol dire che sei forte, vuol dire che hai gli attributi, vuol dire che puoi farlo, ok? Questa vita sarà difficile, ma noi possiamo viverla, non ha niente di più forte di noi, quindi tranquilli. Quando il lavoro dentro di noi viene fatto bene, quindi quando guardiamo i sabotaggi che ci facciamo, le persone sbagliate che frequentiamo, le persone assurde che attraiamo perché siamo noi che andiamo a ritrovare certe cose, il gioco è fatto fondamentalmente. Se noi ci amiamo, se noi ci prendiamo cura di noi stessi, la vita automaticamente si prenderà cura di noi ed è questo quello un po' che viene a insegnarci Plutone, ok? Plutone, chi è Plutone? Plutone è un pianeta, un asteroide, ormai è stato declassato ad asteroide per le sue dimensioni che sono veramente piccole, è un pianeta che impiega 16 anni e mezzo a percorrere un segno, impiega 248 anni a ritornare sul punto di partenza, quindi a compiere l'intero ciclo zodiacale, quindi l'intera sosta di 16 anni e mezzo su ognuno dei 12 segni zodiacali
comporta un ciclo di 248 anni. L'ultima volta che è stato nel segno del Capricorno è stato tra il 1762 e il 1768 e noi ci stiamo facendo i conti dal febbraio del 2008 circa, no? L'ingresso le mie effemeridi datano l'ingresso di Plutone il 27 gennaio del 2008 e uscirà definitivamente dal segno del Capricorno ed entrerà nel segno dell'Acquario per la prima volta il 24 marzo del 2023. Vediamo se farà delle retrogradazioni, sì, ovviamente, perché i pianeti lenti, i pianeti generazionali soprattutto, quando arrivano sulla cuspide di un segno, a volte ci stanno un po', ci stanno qualche mese, poi ritornano indietro, e i soliti richiamini di Plutone, no? Di tutti i pianeti, per farci, affinché prima che quel pianeta lasci quel segno ci arrivi tutto quello che è bene che ci debba arrivare. Quindi a giugno, il 9 giugno circa del 2023, Plutone in moto di retrogradazione, praticamente diventerà retrogrado in Acquario il 1 maggio del 2023, andrà a ritroso, ritornerà nel segno dell'Acquario il 22 gennaio del 2024, vediamo se ritorna in Capricorno un'altra volta, sì ragazzi, come no, ritorna per la terza volta nel segno del Capricorno il 2 settembre 2024 e ritorna in Acquario il 20 novembre sempre del 2024 e poi controlliamo, ma immagino che basti, nel senso che possiamo dire che da dicembre 2024, aspettate che sto guardando una retrogradazione abbastanza forte, no, ci va vicino, ma no, assolutamente, quindi nel 2024, nel novembre 2024 lascerà definitivamente il segno del Capricorno. Plutone nel tema natale delle persone, ragazzi, indica il punto debole, cioè quella cosa dove siamo comprabili, quella cosa dove siamo cedevoli, quella cosa dove non riusciamo ad essere retti, ok? Quindi è una sfida all'evoluzione, tanto è vero che Plutone ha proprio come scopo, no? Proprio la trasformazione. I plutoniani non sono solo degli attori, le professioni plutoniane non sono soltanto quelle di chi porta le maschere, i politici e gli attori, no? O gli esibizionisti o le persone contorte mentalmente. Ci sono anche le ottave alte, cioè la parte alta di un significato del segno, la parte migliore, la versione migliore, la parte più nobile, che è quella per esempio del medico, del guaritore. Quindi Plutone cosa fa? Plutone ti fa vedere la tua debolezza, quindi il plutoniano perché è manipolatore? Perché vede la tua debolezza e solitamente la volge a suo favore. Quando una persona riesce a questo potere e riesce ad usarlo per il bene, diventa un guaritore, no? Quindi è l'ottava alta, la parte nobile dell'energia di quel pianeta. Quindi Plutone in sé ha la trasformazione, quindi l'universo ci dice: io ti do questa debolezza, ma in questo settore, quindi tu in questi ambiti svilupperai delle dipendenze, svilupperai delle debolezze, svilupperai delle povertà, delle perdite, delle difficoltà, quello che ti pare, finché non capisci che quello che ti sta accadendo è un riflesso di quello che tu hai dentro, e nel momento in cui tu smetti di avere quella debolezza, quindi di alimentare quella debolezza, quella paura, quel vizio, ragazzi, quella scorrettezza, che ne so, quella pugnalata alle spalle degli altri, le prove smetteranno di tornare a te, perché il karma è qualcosa che ci ritorna dopo che è partito da noi, cioè se torna a me è perché è partito da me, se no torna un altro. Quindi prendiamoci questa responsabilità, ok? Prendiamoci la responsabilità che quello che ci torna l'abbiamo provocato noi e già vi cambia la vita, credetemi. Poi Plutone, quindi nel tema natale, indica quella parte dove siamo deboli. Il segno indica il modo in cui abbiamo quella debolezza, ok?
Quindi è una cosa su cui ovviamente possiamo lavorare, perché tu lo sai, l'astrologia è utile per questo. Il tema natale ci aiuta a sviluppare le nostre potenzialità ancora di più, perché tu sai che sei forte in quella cosa, quindi vai perché ce l'hai, vai e seguila, è un tuo merito. E hai quella debolezza, il che non vuol dire che là non ci devi andare a chiudi. Quindi a volte mi dicono: no, Saturno in settima, è vero che non mi sposerò mai. No, hai un karma nelle relazioni sicuramente, ma se ci lavori incontrerai una persona che riflette il grande lavoro che hai fatto su di te, quindi una persona altrettanto retta, perché Saturno mica è soltanto uno sfacelo, anche Saturno ha una cattiva reputazione, ma questo è un altro video che girerò fra poco. Quindi ragazzi, Plutone è retrogrado perché? Perché è un pianeta molto lento e trasformativo, anche quando è di transito, quindi adesso è in Capricorno, sta lavorando nei settori, no? Quindi sta facendo evolvere, magari mostrando delle debolezze, delle scorrettezze, sta facendo evolvere le competenze di Plutone in Capricorno, che in primis, ragazzi, sono i vertici, la politica, tutti gli organi più alti, gli amministratori delegati. Il Capricorno è legato alla realizzazione, Plutone in Capricorno è anche legato all'etica, alla trasformazione, come al rispetto delle regole, alla rettitudine, no? Alla correttezza. Quindi è probabile che da quando è iniziato Plutone in Capricorno siano emerse particolarmente in quel settore della nostra vita che cade in Capricorno e nel mondo particolari cose che poi ovviamente Saturno, Urano e Giove e Nettuno, che vabbè quello è ancora più lento, aiutano ad aggiustare, ok? Ora Plutone ha un transito molto lungo, ogni tanto però deve diventare retrogrado perché l'essere umano è un po' decoccio, quindi passa, ci manda un messaggio, non l'abbiamo capito, l'abbiamo mezzo capito, però poi ce ne dimentichiamo, allora fa un ritornino indietro, fa il ripassino, così perché qualora non avessimo capito ce lo fa ricapire una seconda volta. Come? Allora ragazzi, con qualche prova magari, però Plutone da solo, siccome è il pianeta più lontano e comunque è stato declassato anche ad asteroide per come è piccolo e per come è piccolo è stato declassato ad asteroide ed è anche lontanissimo dal Sole, quindi ha un'influenza meno impattante, si fa sentire perché è lento, al massimo da solo è veramente il topolino che rosicchia il buco, poi dopo 15 anni ti accorgi che ha fatto la voragine e che è entrato dentro. Però no, Plutone ce le fa vedere da lontano le cose, finché è da solo. I guai succedono quando magari ci arriva Urano, dissonante, Saturno, no? Dissonante, queste cose qua, anche Nettuno, ma Nettuno è più un fatto di testa, ragazzi. Nettuno è il fanatismo, Nettuno sono le idee fisse che abbiamo, le chiusure mentali, gli ideali assurdi, quindi quando un Nettuno è dissonante solitamente dobbiamo rivedere un attimo le nostre idee. Ovviamente Nettuno si estende alle folle, no? Quindi generazionale, cioè indica i periodi in cui c'è quella mentalità, quell'abitudine, quell'ossessione. Faccio un esempio: quando c'era Nettuno in Scorpione c'è stata la grande diffusione delle droghe, ok? Quindi i liquidi insomma un attimino nocivi, questo per dire, quindi è generazionale. I pianeti lenti indicano un trend, ok? Ma non hanno dei poteri grandissimi come a mio avviso Marte, Giove, Saturno e Urano. Quindi adesso Plutone è retrogrado, sta ritornando indietro, però i tempi della congiunzione con Saturno del 2020 per esempio, 2019, 2018 sono passati, ragazzi, sono passati, quindi va bene così. Adesso c'è Saturno che è neutro perché è in Acquario, quindi analizziamo il settore della nostra vita dove da lontano sta iniziando, adesso si sta concludendo, dove da lontano è iniziata questa trasformazione di Plutone in Capricorno e capirete a che cosa porta il transito, ma non c'è niente di particolarmente scombussolante a mio avviso, ragazzi. Quindi andiamo a guardare segno per segno che cosa ci porta Plutone, così ci tranquillizziamo un attimo, ma dopo la sigla.
Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, cosa state combattendo voi? Cosa state trasformando voi? Cosa state fortificando dal 2008 ad oggi, insomma, fino alla fine del 2000, fino a novembre 2024? Cosa Plutone vi sta insegnando e cosa magari adesso con la retrogradazione vi sta riproponendo, visto che poi tra l'altro abbiamo Mercurio retrogrado, il 4 giugno Saturno tornerà retrogrado, no? Quindi i pianeti quando sono retrogradi sempre queste lezioni. In realtà Saturno in un segno saturnino come Plutone in un segno saturnino probabilmente sottolineeranno delle lezioni. E ok, per voi nati sotto il segno dell'Ariete e per voi che avete l'ascendente Ariete. Dal 2008 al 2024, quale trasformazione, quale debolezza è emersa, no? Quale cambiamento, a quale cambiamento state lavorando, a quale trasformazione state lavorando? State lavorando al settore delle aspirazioni personali, professionali, quindi state lavorando alla realizzazione di voi stessi e al modo migliore per ottenerla. Avere un Plutone in Capricorno in quel settore probabilmente vi ha fatto, molti di voi avranno fatto diversi tentativi di realizzarsi, probabilmente in maniera imprenditoriale, cioè non da sottoposti, non da impiegati, magari avete mirato a qualcosa di più, avete mirato alla libera professione, all'imprenditorialità, ad un'ascesa di potere, anche politica, ad un'ascesa personale, proprio ad ottenere una posizione di prestigio e chissà a quanti di voi è andata liscia e di lusso in questi anni e chissà quanti di voi hanno dovuto aggiustare il tiro e chissà invece quanti si sono fermati per strada. Quante volte avete iniziato una cosa, un'attività, apertura di un negozio, che ne so ragazzi, qualsiasi, e faccio l'osteopata, e apro la boutique, apro il negozietto, e il negozio etnico, qualsiasi cosa, quante cose avete iniziato, fatemelo sapere nei commenti, e quante sono andate a buon fine, perché? Perché Plutone, se mai ve lo steste chiedendo per le persone che hanno avuto dei problemi, a prescindere dal resto del cielo, a prescindere da Giove che insomma indica alterna fortuna ma anche alterna lucidità, no? E quindi scelte mirate, scelte a fregature. Plutone in Capricorno, in questo lasso di tempo molto lungo, per chi l'ha capito prima, per chi non l'ha ancora capito, spero che capiti in questo video, vi sta insegnando come raggiungere i vostri obiettivi, e cioè con etica, rettitudine, senza sfruttare gli altri, senza manipolare gli altri, dando agli altri il giusto compenso, eventualmente il giusto rispetto, le giuste ore, quindi le leggi, no? Applicate le leggi, cercate spero che non abbiate fatto cose che negavano i diritti delle persone. Avete presente quelle persone? Io sento non mi hanno dato la maternità, non mi hanno dato quella cosa, lo so che dipende dallo Stato italiano ragazzi, però c'è anche, lo so che queste cose le deve sistemare lo Stato italiano, però c'è chi non riesce perché non riesce ad avere tutto perché lo Stato italiano non interviene su certe situazioni, però c'è sta pure chi se ne approfitta, no? Ci sono anche dei datori di lavoro che se ne approfittano. Se non dovessero essere andate bene le vostre attività, avete avuto una falla in questo senso, cioè mancava proprio l'ortodossia, proprio il rispetto delle regole ferree. Un'altra cosa, Plutone è anche l'esibizionismo, quindi è probabile che in alcuni casi magari abbiate dato vita a qualcosa in una maniera troppo pomposa, avete speso troppi soldi e magari avete fatto dei debiti, perché non c'era
un progetto stabile, cioè la cosa non aveva radici, magari non eravate adeguatamente preparati, non eravate adeguatamente formati, però magari anche in linea con la vostra natura che è molto impulsiva, che insomma, le lungaggini, le regole, le cose troppo strette, le cose troppo ferree non le sopporta, magari vi siete lanciati, ok? Può succedere con un sole o un ascendente nel segno dell'Ariete, cioè che a un certo punto, insomma, se la cosa vi va non state poi lì tanto a ragionare. Quindi ragazzi, la rettitudine è importante, anche la smargiassata, passatemi il termine, quindi l'esibizione, adesso faccio questa cosa, che avete presente quelle persone che magari si lanciano, si mettono nelle liste politiche, no? Si candidano per cose, però non hanno esperienza, non hanno gavetta, non è il loro, ne farebbero un cattivo uso, no? Quindi imparate a fare un giusto uso del potere. Non ambite al potere per il gusto del potere, ma per usarlo bene. Rispettate tutte le persone che collaborano con voi, siate giusti, siate retti, siate onesti e il potere sarà assolutamente dalla vostra parte, il successo sarà dalla vostra parte. Terza cosa, Plutone, anche le manipolazioni. Se avete iniziato qualcosa, se le cose non sono mai partite, oltre a queste cose che vi ho detto, quindi magari le scorrettezze o le non correttezze, ragazzi, la mancanza di etica, perdonatemi, e un po' di esibizionismo, un'altra delle falle potrebbe essere la manipolazione, non solo vostra nei confronti di qualcuno, ma di qualcuno nei confronti vostri, perché poi Plutone ci fa vedere quello che noi facciamo agli altri, ce lo fa subire, cioè ci fa incontrare qualcuno che ci mostra realmente chi siamo. Quindi se magari qualcuno della famiglia, il partner, qualsiasi persona, ragazzi, ci spinge, ci ciuccia qui per farci fare delle cose, per fare una professione, per aprire una roba, è pieno il mondo di queste situazioni e non è il nostro, e noi ci facciamo condizionare e la facciamo, cioè praticamente ci facciamo dire da qualcuno quello che dobbiamo essere, come ci dobbiamo realizzare. Là il fallimento è sicuro, quindi quello che state facendo fino al 2024 è guarire questa situazione, quindi fatemi sapere nei commenti se vi suona questa lettura. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, dal 2008 e fino al 2024 a cosa state lavorando voi? Alla conoscenza, a superare i vostri limiti personali, le vostre credenze personali che probabilmente andavano riviste, lo capite anche dal numero di problemi in questi settori che avete incontrato, perché quando le idee che noi abbiamo sono giuste, il transito non ci rimanda indietro nulla di tragico, perché non deve farci capire nulla di trascendentale che noi ciechi, sordi, muti non vogliamo vedere, no? Quindi la prova di solito è tanto forte quanto la nostra cecità. La prova è tanto forte quanto deve essere forte l'energia che ci apre gli occhi, ragazzi. Mi disse, non mi ricordo chi, uno dei miei infiniti maestri del percorso di vita che mi accompagna, guarda caso, dal 2000, io ho cominciato prima perché faccio i danni prima, da Toro mi stavo immedesimando nel percorso, i guai sono iniziati sicuramente da qualche anno prima del 2008, quindi forse ho iniziato a rielaborare le cadute, no? Gli incontri pessimi dal 2008 ci sta. Comunque, come mi disse una persona tanti anni or sono, tanto che non ricordo neanche più chi, ti arriva uno schiaffo tanto forte nella vita quanto ti serve se tu ti eri distratta e devi raddrizzare la visione, nel senso che noi abbiamo un nostro percorso e dobbiamo andare dritti, no? Cioè dritti per la nostra strada, quindi seguire il nostro iter, ascoltare il nostro cuore. Ma si sa, nella vita abbiamo tantissime cicale, no? I genitori, gli amici, il partner, i fratelli, le sorelle, fai così, fai colì, le competizioni, no, quello è meglio, fai quel lavoro che guadagni sicuro e ti
ti butti in un fosso, insomma, ci sono tante cose che se non siamo sempre connessi con noi stessi ci portano a voltare lo sguardo, volgerlo a destra e a sinistra, tranne che nella nostra strada. E quindi ogni tanto ci arriva la sberla per raddrizzare e per riprendere il tiro. Però poi noi non lo capiamo perché? Perché non abbiamo la conoscenza. Non abbiamo la conoscenza di queste cose, perché sono cose che si stanno iniziando a diffondere adesso, perché ci sono molti falsi nella luce, ci sono molte false luci, molte voci che invece approfittano di questi ruoli per fuorviare, quindi io ne ho incontrate diverse. Il casino, se non sei connesso con te stesso e se non senti se non riesci ad ascoltare quella voce che ti dice vattene, non stare qui, un po' ti perdi. E il toro sta facendo questo. Il toro sta lavorando alla conoscenza di tutte le cose superiori, ragazzi, perché non parlo di studi prima media, terza media, diploma secondario. Avete il transito di Plutone nel nono settore, tutto riguarda una conoscenza che è tutto appannaggio dell'istruzione secondaria, quella sopra la media, quella che va dal diploma in su. Quindi questioni universitarie, questioni di master, questioni proprio legate agli atenei e a tutto quello che poi viene oltre, quindi le scuole di specializzazione, tutto quello che puoi fare dopo che hai una laurea, le scuole di specializzazione, la crescita personale è ovviamente una cosa che non fanno tutti, quindi è appannaggio del nono settore. E se non avete fatto i corsi di crescita, se non avete fatto l'università, avrete o incontrato qualche punto di riferimento che probabilmente poi si è avvicendato, no? Varie volte, che vi mostrava quel qualcosa in più che c'è nella vita, no? Perché in misura diversa tutti veniamo a scoprire, ad alzare un po' il velo di quello che c'è oltre proprio la materia, ok? Cioè l'essere umano in primis deve avere il tetto, no? La tana, il cibo, delle scorte, quindi il conto in banca o dei risparmi per le evenienze, per gli imprevisti, perché l'essere umano è un animale svestito che intanto deve assicurarsi la sopravvivenza e la sussistenza. Poi, quando è riuscito a gestire queste cose, è chiaro che la vita, no, l'Homo erectus inizia a chiedersi, ad avvolgere lo sguardo al cielo e a chiedersi dei perché, a farsi delle domande: perché sono qui, cosa c'è lassù, cos'è quella cosa che sento ma che non vedo. Quella è la nona casa, quindi voi la trasformazione, il lavoro l'avete fatto lì. Cosa avete imparato? Se ci siete riusciti, questo è un terreno minatissimo, per un Plutone in Capricorno, perché mentre per il segno dell'Ariete Plutone in Capricorno ha camminato nel medio cielo che è il regno di Saturno, quindi come dire, l'insegnamento è molto più chiaro. Qui un Plutone in Capricorno nel regno del Sagittario ne ha passate di ogni. Perché? Perché ha dovuto ricercare col lanternino rettitudine, correttezza, verità in mezzo alle sabbie mobili e diventare esattamente la persona di cui avrebbe avuto bisogno quando si era perso. La seconda, quindi grande crescita a livello psicologico, interiore, emotivo, parapsicologico, no? Gli UFO, ci sai anche chi è appassionato di questo, chi si interessa di queste cose, quindi tutto quello che è oltre la conoscenza media. Ragazzi, l'estero, Toro e ascendente Toro devono aver sistemato e aggiustato il tiro, proprio in termini di etica, di correttezza, di rispetto, anche con gli stranieri, con l'estero, con chi viene da lontano. Faccio un esempio: chi poteva avere dei problemi di razzismo o subito o inferto, nel senso che nel proprio cuore sentiva questa cosa, probabilmente ha avuto dei problemi, no? Ha avuto delle questioni, ha avuto delle situazioni che in qualche modo gli hanno fatto capire che stava sbagliando o dove stava la verità. Quindi superamento di vecchie idee. Guardatevi oggi, pensate chi eravate già 14 anni fa e tirate un po' le somme. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, dal 2008 e fino al 2024
Voi con Plutone state lavorando in un settore che è plutoniano, quindi state messi meglio di altri. Perché? Perché secondo l'astrologia eliacale il transito di Plutone in Capricorno ha attraversato e capitato nel vostro ottavo settore, nella vostra ottava casa, che è la casa proprio di Plutone. E quindi cosa avete fatto voi vivendo il transito, incarnando il transito di Plutone in Capricorno? Avete raddrizzato, avete portato etica, severità in tutti gli ambiti di Plutone. Il karma familiare, quante cose, probabilmente è arrivato qualcuno, qui deve essere arrivato un severo maestro o un guaritore, qualcuno che vi faceva vedere le cose, ve le ha proprio sbattute in faccia in alcuni casi perché magari era necessario, perché se non le vedi non le puoi accettare, non le puoi guarire, perché ragazzi, Plutone è anche quello che fa finta di non vedere, così sta tutto a posto, no? Tanto è successo là, io non c'ero, ci stavi benissimo, però ti racconti così, no? È uno stile di vita che hanno molti, i plutoniani lo fanno. Quindi avete raddrizzato il tiro di tutte le cose nascoste, del karma familiare, avete raddrizzato il tiro probabilmente grazie a degli incontri, grazie a qualcuno, non so se abbiate avuto qualcuno che da allora vi ha traghettato severamente in tutto questo percorso ed è ancora al vostro fianco o le vicende si sono avvicendate, no? Però tutte o più o meno tutte le cose sbagliate, nascoste del karma familiare, quindi quelle abitudini in famiglia che andavano raddrizzate, i vizi, le cose, le scorrettezze, i tradimenti, gli adulteri, i furti, i ladrocini, i problemi di eredità, le guerre intestine, tutti i nemici proprio in famiglia, quelli dovrebbero essere emersi e insomma dovreste averli visti, no? Dovreste averli visti in questo percorso e quindi state guarendo tutte quelle situazioni. Il vostro rapporto con il sesso, con la magia, con le cose nascoste, quindi con le cose non dette, forse siete diventati più trasparenti, forse siete diventati più etici, perché è difficile che con un Plutone in ottava casa, laddove c'erano dei comportamenti un po' trasgressivi, un po' segreti, c'erano un po' di cose nascoste, è difficile che non siano emerse, che qualcuno in questo lasso di tempo, dal 2008 ad oggi, finirete alla fine del 2024, non vi abbia beccati, no? Perché? Proprio perché c'era qualcosa di raddrizzare, c'era qualcosa da raddrizzare e ragazzi, finché le cose sono comode, è difficile che la gente si alzi una mattina e inizi a raddrizzare cose, deve emergere un problema. Quindi problemi di rettitudine, di karma familiare, gestione economica, gestione delle proprie risorse e anche quella tendenza magari ad approfittarsi degli altri, perché il plutoniano abbiamo detto che è anche un manipolatore, quindi oltre alle questioni di infedeltà, oltre alle guerre di eredità, anche la gestione, Plutone è pure ladro ragazzi, potrebbe, no? Di tutte le scorrettezze umane, quello di appropriarsi della roba degli altri, l'invidia, il guardare, il fare il confronto fra quello che ho io e quello che ha un altro, è proprio appannaggio dell'essere umano che più è basso più si nutre di queste cose, no? Quindi ci sono delle persone, ora io non so voi gemelli e ascendente gemelli nello specifico che pianeti avete in ottava casa, però se avete dei pianeti in ottava casa avete una naturale tendenza a guardare la roba degli altri, a gestire la roba degli altri, ad allungare la mano verso la roba degli altri, che siano le donne degli altri, gli uomini degli altri, a volte no, c'è questa cosa irrazionale che vi fa gola, cioè ci sono delle persone che hanno il complesso d'Edipo, la sindrome di Elettra, no? Le donne ce n'hanno tantissime, vedono una coppia, piace, devono mettersi in mezzo. Quello dipende proprio dalla sindrome di Elettra, che è il corrispettivo del complesso di Edipo, che avviene da bambina perché si incaglia quel meccanismo in cui la bambina da piccola si innamora del padre, no?
come suo primo riferimento, e quindi c'è un attimo, c'è un momento breve in cui vede la madre come rivale, ok? Se là i genitori non permettono che questa cosa avvenga e in qualche modo interferiscono, magari la madre non consente oppure il padre rifiuta la bambina, questa cosa rimane in essere, e voi vedete che è pieno di donne irrisolte che si complicano la vita e che continuano a portare in giro quella povera bambina che non è stata amata, cercando uomini impegnati con altri e quindi ripetendo, reiterando quella cosa all'infinito, no? Cioè quel cercare, avete presente quelle donne che sono solo l'altra, o quegli uomini che vedono soltanto, hanno relazioni proprio eterne a volte anche, o anche saltuarie, no? Occasionali, ma sempre con donne impegnate. Magari i gemelli a volte lo fanno, magari si dicono che lo fanno perché non vogliono delle storie impegnative, e quindi così si assicurano, no? Di non avere una single che ti bracca e che ti cerca, però in realtà in origine potrebbe esserci un'ottava casa malmessa. E Plutone sicuramente su sta roba ci sta lavorando, questo fatemelo sapere nei commenti. E poi, oltre agli uomini degli altri, che quella è la prima cosa che succede, ma sapete perché, ragazzi? Perché l'energia sessuale, quella rossa primaria, quella che viene dal primo chakra, è la più diffusa sulla Terra, credo che sia l'energia primaria proprio del mondo, quindi non si può ignorare che l'impulso sessuale, non voglio fare come Freud che riportava tutto là, però quando fai corsi di crescita poi insomma alla fine ti spiegano che bene o male non era andato troppo lontano, ok? Quindi quella è la prima cosa, dietro a tante cose che noi diciamo essere, ma no, ma io quello l'ho fatto, ci stanno degli istinti sessuali, proprio perché innanzitutto perché attraverso il sesso la specie sopravvive, perché si riproduce, quindi è proprio una cosa naturale del corpo umano, okay? Che ovviamente però va gestita da una coscienza, se no facciamo l'animale, no? Un po' l'animale calore. Quindi sicuramente da quel punto di vista sono emerse faccende, e ragazzi la seconda cosa che fa l'essere umano è fare la bava perché guarda i beni degli altri, no? Quindi dopo il tradimento, dopo l'adulterio c'è anche quella cosa lì, insomma, c'è anche quello che l'erba del vicino è sempre più verde, quindi la gente tende a mettere le mani, ovviamente non tutti, esistono le galere, esiste la legge per questo, però anche in piccola misura possiamo avere quella tendenza, no? A toccare la roba degli altri. Quando non possiamo appropriarcene, a volte per invidia la distruggiamo. Il Plutone fa anche quello, ok? Cioè tu non puoi essere mai mio, ti distruggo. Ovviamente questo. E quindi avete presente quelle persone quando tu sei vestita d'incanto che ops, ti buttano il bicchiere di vino rosso sul vestito? Tu guarda i casi della vita, no? Ecco, ok, quella può essere una distorsione di pianeti in ottava casa, cioè c'è una cosa bellissima, non posso averla, mo te la rovino anche a te. Sono le bassezze dell'animo umano, ragazzi, ma non fate gli occhioni così, perché purtroppo se ne vedono tutti i giorni, questa è la normalità. Se avevate tutta una serie di cose così, oppure che, ragazzi, anche la battuta passivo-aggressiva, magari in pubblico ad una persona per togliergli un po' di energia, un po' di potere, quella è un'ottava casa ad ottave molto basse, ok? Quindi noi abbiamo invidia di una persona e usiamo le nostre risorse per danneggiarla. Questa è una casa molto complicata. Se sono successe queste cose, ragazzi, Plutone ve le ha rimandate probabilmente indietro, ok? Quindi trasformatele, cioè capite che tanto non vi portano da nessuna parte, anzi vi riportano karma, e quindi trovate qualcuno che lo fa a voi. Io immagino che gli ultimi anni siano stati molto tosti per Gemelli, ascendente Gemelli, perché dopo il Plutone in ottava si è aggiunto dal 10 marzo del 2020 anche Saturno in nona, quindi i limiti, come dire, mentali, professionali, psicologici li avete visti tutti. Però ragazzi, noi siamo qui per evolvere, quindi voi potete fare di voi un capolavoro. L'importante è volerlo. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato dei problemi, quindi se vi siete trovati con questa interpretazione e se quelli sono i settori che dal 2008 vi creano maggiori difficoltà.
Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, nel vostro caso è la grande rivoluzione molto semplice nei rapporti, ragazzi. Dal 2008 alla fine del 2024 siete chiamati ad una totale rivoluzione, quindi anche dei problemi, perché altrimenti non lo aggiustiamo il tiro, ad una totale rivoluzione del modo di vivere gli altri, quindi di quello che date, di quello che ricevete, del tipo di partner che andate ad attrarre e ragazzi anche del vostro rapporto con la legge, quindi processi, legalità, multe, no? In piccolo e in macro, e i contratti, quindi tutto quello dove si appone le firme, magari sono finiti dei matrimoni, magari vi siete sposati e avete, no, e avete avuto dei problemi, cioè avete dovuto aggiustare il tiro perché il vostro modo di intendere la coppia non andava bene. E non ultimo, quindi legge, rapporti con gli altri, matrimoni, tutto quello su cui si appone una firma, no? Quindi anche contratti, società, i soci, il rapporto con i soci, se avete avuto più soci. Le società sono ancora più conflittuali dei matrimoni perché non è uno solo, a volte sono diversi, quindi mettere tante teste insieme è tanta roba. E ragazzi, il lavoro, i contratti lavorativi. Partendo da questi, senza i quali ragazzi non si sopravvive, perché single sopravviviamo, senza lavoro no, senza contratti no. Se qualcosa è andato a monte, cioè se qualcosa è saltato in aria e non è andato bene, visto che c'era Plutone, il messaggio che l'universo vi sta mandando è che voi dovete essere, se state ancora vivendo questo problema, etici, ok? Dove c'è Plutone, tra l'altro opposto ad un Sole o opposto ad un ascendente, in Capricorno, dove c'è un transito di Plutone in Capricorno, il messaggio che vi sta rimandando l'universo è che dovevate imparare ad essere più rispettosi delle regole, più rispettosi dei ruoli, più rispettosi degli altri, non pensare di poter manipolare, non pensare di imporre la vostra volontà in una maniera tale per cui non se ne accorgessero, perché la gente poi se ne accorge a un certo punto. E soprattutto ragazzi, anche se io dormo e non me ne accorgo, e tu mi manipoli, no? Mi fai fare le cose, l'universo sta a guardare, perché l'energia che noi immettiamo in una situazione, quella resta, sta lì. E quando noi esageriamo, perché io ti posso manipolare oggi e vabbè, avevo bisogno, avevo paura, avevo bisogno di salvare capra e cavoli, va bene, ma se io lo faccio proprio come modus operandi, di usare le persone, di approfittarmi delle persone, di lavare le menti delle persone, di mettere delle paure per tenerle lì, di farle, di isolarle, di farli vedere nemici ovunque per tenermela qui, l'universo a un certo punto, quando la misura è colma, se non si ribella quella persona avrà il suo karma da risolvere, magari si ammala, no? Magari no, succedono altre cose, perché quella persona nel suo karma, negando la propria autorità, danneggia se stessa. Ma l'universo in qualche modo o ve la toglie veramente facendola ammalare, o arriva qualcuno che a sua volta, siccome voi l'avete resa manipolabile, la prende, ve la toglie e la manipola meglio e quindi rimanete come un cucco. Oppure vi viene sottratta in qualche modo, o succede qualcosa per cui voi pagate quel pegno. Perché quando noi siamo scorretti, quando noi siamo ladri, quando noi approfittiamo delle cose, il danno lo stiamo facendo apparentemente agli altri, in sostanza soltanto a noi stessi. Si dice che quello che noi facciamo agli altri in primis lo facciamo a noi stessi. Se io non mi ascolto, se io reprimo la mia emotività, i miei bisogni, sarò cattiva, terribile anche con gli altri, ma in primis magari lo sono con me stessa e quindi mi sto danneggiando. Quando facciamo del male agli altri, lo stiamo facendo a noi stessi, perché l'altro si dice che è uno stesso, è uno specchio. Ragazzi, è uno specchio e
Ora non vorrei aprire un discorso sul karma, ci sono già dei video nel canale e ne farei uno a parte, ma voi ricordatevi che tutto quello che fate, ma l'avrete capito, dal 2008 ad oggi, chissà quante volte Plutone ve l'ha fatto, se siete rimasti soli, ragazzi, se siete del cancro, ascendente cancro, e siete rimasti soli, soprattutto immagino nel triennio 2018-2020, cosa può essere successo? Cioè, quando Plutone è stato raggiunto da Saturno, è perché c'era qualcosa di scorretto, di profondamente scorretto, di profondamente contorto, di poco trasparente, di non sano. Ragazzi, perché se Plutone è il guaritore ad ottave alte, ad ottave basse ti fa ammalare, ok? È autolesionista. Quindi c'era qualcosa di non sano, di non rispettoso, di non etico che andava assolutamente visto. Quindi quest'anno, tra l'altro, piccola previsione, avete avuto il trigono di Giove, lo riavrete nell'autunno e arriverà un Saturno a favore che, se avete capito le lezioni o se adesso volete capirle, dall'anno prossimo avrete un sestile di Saturno che accompagnerà l'uscita di Plutone dal Capricorno nella maniera più naturale e migliore, perché Saturno in Pesci formerà un trigono con il vostro Sole e col vostro ascendente Cancro e un sestile con Plutone, quindi formerà quel famoso punto di Talete che dà una botta alla botte, una al cerchio e vi fa comprendere il tutto. E io spero che questo video magari, no, siccome Plutone agisce in maniera non sempre trasparente, vi porti un po' di luce, un po' di lucidità, perché comunque poi è lo scopo, no, di tutto questo. Fatemi sapere nei commenti, cari cancro e ascendente cancro, come va dal 2008. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, Plutone dal 2008 per voi sta transitando nel settore dello stile di vita, della salute, della quotidianità, quindi del modo in cui affrontate la vita. E quindi, siccome Plutone non passa mai per caso, vi sarete accorti dal 2008 ad oggi, quindi in questi intanto 14 anni, quante cose del vostro stile di vita, della vostra quotidianità, quali abitudini, no? Quale tran tran andava cambiato. Se vi siete ostinati, nonostante i transiti, per esempio nonostante l'opposizione di Saturno, se vi siete ostinati, perché poi ragazzi il Leone è tosto, non si fa dire neanche dal cielo a volte quello che, no? Non si fa dare ordini da nessuno, quindi questo l'orgoglio, la sua grande rovina. Se avete fatto resistenza è probabile che vi siate per esempio ammalati, la sesta casa è la casa della salute. Quindi, quali abitudini magari avevate prima del transito che l'ingresso di Plutone nel 2008 ha fatto venire su e va detto no, questa ve la dovete togliere, per esempio, no? Io per esempio ho smesso di fumare, da brava ascendente Leone, ci ho messo un po', non subito, non nel 2008, ecco faccio i danni al solo pensiero, però poi nel 2014 credo di aver iniziato a smettere di fumare. Ora ovviamente tantissimo tempo che per fortuna ho tolto questa dipendenza, quindi probabilmente state lavorando sulle dipendenze, no? Qualsiasi tipo di dipendenza, oppure sullo stile di vita. Non è detto che siate riusciti a modificarlo del tutto, ma si presume che questo lungo lavoro di Plutone vi abbia fatto prendere, anche se magari non con costanza, delle abitudini più salutari, un rapporto più sano col cibo, un rapporto più sano con lo sport, quindi farlo per esempio, quindi questa è una cosa. È probabile che sia cambiato anche il modo di lavorare, può essere cambiato il luogo di lavoro, può essere cambiato il modo di relazionarvi con gli altri. Questo è sempre un transito trasformativo di Plutone. Se esageravate, sapete che il Leone, l'ascendente Leone sono caciaroni, possono essere caciaroni oppure quando non sono caciaroni, solitamente sono molto impositivi, sono molto dominanti. Siccome stiamo parlando di Plutone in Capricorno, quindi
un transito che doveva raddrizzare il tiro, se eravate caciaroni, probabilmente adesso avrete capito che si lavora in un modo un attimino più mirato, no? Siete diventati più affidabili, più attendibili, più posati, più costruttivi, più ambiziosi, ok? Un passo dopo la volta, più retti, no? Quindi magari adesso seguite meglio anche gli iter, i processi, le regole, magari prima eravate più caotici. Potrebbe essere questo aver portato. Se invece eravate eccessivamente dominanti, impositivi, facevate il leader anche quando eravate l'impiegato, l'ultimo arrivato, proprio per, c'è chi con i pianeti in Leone arriva e pretende che gli altri facciano wow, ok? Quelle sono le ottave basse del Leone, perché tu prima ti fai conoscere, mi dai tempo di dimostrarmi quanto sei brava e poi facciamo wow eventualmente, ok? Quindi se c'era da aggiustare il tiro in quel modo, è chiaro che adesso avrete capito che ci vuole tempo per dimostrare la propria bravura e quindi mi auguro che siate riusciti, perché ripeto, il leone non si fa dire da nessuno quello che deve fare, quindi quando si mette, si genuflette, dice a qualcuno che ho bisogno, aiutami, già ha fatto una grande, no? Una grande rivoluzione copernicana. Quindi probabilmente adesso siete diventati più rispettosi degli spazi altrui, meno impositivi, più giusti, più regolate il vostro ego, ok? Quindi se guardate al 2008, mi auguro che guardando indietro appunto in questi 14 anni voi possiate notare che siete diventati più formichine, più ordinati, più metodici, più costruttivi, più rispettosi dell'altro, quindi più pronti a fare un passo indietro, non sempre in prima fila, ok? E se c'era bisogno anche più seri, no? Anche più seri, perché ricordate che Leone e ascendente Leone hanno una quinta casa in Sagittario, secondo l'astrologia eliacale, e una quinta casa in Sagittario indica un modo di divertirsi molto da cicala e a volte anche un modo di vivere l'amore, come dire, insomma, passa oggi che viene domani, quella è una cosa un po' più piatta, vivere l'amore in maniera molto avventurosa, quindi essere stimolati e tentati da una conquista dietro l'altra, perché il Sagittario fermo non ci sta, quindi una sorta di irrequietezza, e quindi anche in questo siete diventati magari più disciplinati, mantenete magari il partner più vicino a voi, quindi salute, lavoro, stile di vita, disciplina. E poi ragazzi, la sesta casa è la quotidianità, in realtà non è una casa strutturale, ma quando ci sono i transiti epocali in quinta casa, volendo cambia tutta la nostra vita, volendo potreste aver cambiato lavoro, magari per le ragioni che abbiamo detto, perché non eravate disciplinati. Fatto sta che per voi la soluzione è proprio disciplinare lo stile di vita e il modo, e quindi fare poche cose selettive, fare solo il meglio, ragazzi, perché i pianeti in Capricorno, i pianeti saturnini, i transiti saturnini vogliono questo Plutone è un Plutone in Capricorno. Scegliete il meglio, poche cose, e fatene la vostra ragione di vita e la vostra etica. Fatemi sapere nei commenti se questa lettura vi ha acceso qualche lampadina e vi è stata utile. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, per voi dal 2008 questo transito rivoluzionario di Plutone sta lavorando sul modo di vivere l'amore, sui figli, quindi sul rapporto con i figli, poi anche a seconda dell'età che voi avete, e sul modo di divertirvi. Partendo dall'ultimo, a volte capita che la Vergine sia tutta così precisina, però ogni tanto quando si lascia andare la tua ombra, quella in pesci, e perde completamente il controllo. Quindi se c'era un modo di divertirsi eccessivo, anche autolesionista, perché voglio dire, se ci sta passando Plutone, no? Ci sta passando da tantissimi anni, se avete avuto dei problemi, degli eccessi nel modo di divertirvi, allora vuol dire che bisognava raddrizzare il tiro. Ragazzi, il modo di divertirsi è anche fare un uso e abuso di sostanze che possano alterarvi, no? Cioè esiste anche, magari chi è molto razionale, per lasciarsi andare, per divertirsi, può aver bisogno dell'aiutino per lasciarsi andare. A volte capita nei cerebrali, no?
alcol, droghe, rock and roll, no? Bombe a mano, queste cose qua. E quindi se c'era un eccesso, una cosa, in questi anni potreste essere stati chiamati a raddrizzare quel tiro. Probabilmente immagino che le annate tipo 2018, 2019, 2020, quando Saturno, signore del karma, ha raggiunto Plutone, hanno fatto venire fuori la cosa per quella che era, e quindi Saturno, che è anche il signore del tempo, può aver detto ok, è arrivato il momento di risolvere questa cosa. Altra questione etica che può esservi stata presentata, e quindi altra necessità di raddrizzare il tiro e di diventare più spartani, più rigorosi, più rigidi, oltre a quella di vizi, divertimenti e quant'altro. C'è anche chi si divertiva soltanto e magari non lavorava. Plutone a un certo punto magari vi ha tolto tutti i sostentamenti che permettevano questo e vi ha detto ora tocca, no? Andare a fare il suo, andare a fare il vostro, fare anche un po' del vostro. Altra cosa che può essere aver avuto dei richiamini, quindi aver richiesto un aiuto, una coscienza, qualcosa, è il modo di vivere l'amore. È il modo di vivere l'amore, proprio le relazioni. C'è chi non riesce ad imbroccarne una, c'è chi salta di palo in frasca, c'è chi fa anni di solitudine perché non riesce ad uscire dalla torre d'avorio nella quale si è chiuso, c'è chi ha un caratteraccio e pretende che gli altri lo sopportino senza limarlo un attimo e scappano tutti. Qualsiasi cosa, ragazzi, c'è chi ha un sacco di vizi, cioè una cosa non esclude l'altra, c'è chi è in balia di una vita da cicala, non riesce a sviluppare un polso, una responsabilità e quindi non trova un partner che la reputi sufficientemente affidabile, questa persona, per rimanerci. Se c'erano questi problemi, è chiaro che, come si dice, no? Questi problemi sono emersi e quindi state lavorando su queste dinamiche. Ovviamente c'è chi ha iniziato, ragazzi, a lavorarci subito. Voi nel 2009 avete avuto il 2008, 2011, 2010 circa, avete avuto il transito di Saturno in Vergine, quindi un trigono, quando i pianeti, anche se scomodi, anche se severi, formano trigoni tra di loro e magari vanno a favore del nostro Sole, del nostro ascendente, magari della nostra Luna, quello è l'universo che ci dà un aiuto. Come arriva l'aiuto? Attraverso una persona, solitamente il santo, no? Che quelle persone che dici me l'ha mandata la Madonna, ok? Cioè quella persona, quindi quel partner che magari ti perdona gli errori, mette te stesso sotto l'ala protettrice e ti guida, quindi se hai bisogno di aiuto trova un professionista a cui affidarti, insomma, oppure anche un amico, oppure avete trovato un bravo terapeuta o comunque delle persone che si sono prese cura di voi, perché ragazzi Plutone, l'abbiamo detto all'inizio dell'introduzione, il plutoniano è anche il lavoro del medico, quindi non si può raggiungere una guarigione, Plutone porta alla guarigione, non sempre si può raggiungere una guarigione da soli, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci curi, o con le medicine, o con la parola, o con quello che ci pare, ragazzi, anche l'ipnosi, qualsiasi cosa, le varie tecniche che ci sono adesso, i trattamenti energetici, se trovate un professionista serio, sono molto importanti e molto curativi anche quelli. Fatto sta che solitamente Plutone indica un problema che si presenta e una persona che ce lo fa vedere. Anche il rapporto con i figli. Se volevate diventare genitori e non riuscivate, magari in questi anni state curando questa cosa. Se avete fatto dei figli e non avevate un buon rapporto con essi, è chiaro che questi sono stati anni lunghi di alti e bassi nei quali avete iniziato siete stati costretti, perché poi l'essere umano funziona così. Quindi figli, amore, divertimenti, modo di divertirsi e l'ultima cosa, ragazzi, la creatività. Quindi se svolgevate delle professioni, se svolgete ancora, se siete degli artisti,
se svolgete delle creazioni, delle attività creative, artistiche, è chiaro che con il percorso di Plutone siete stati chiamati a sviluppare una maggior etica, una maggiore serietà, una costruttività, quindi anche una maggiore ambizione che poi porta a raggiungere l'eccellenza in questi anni. Quindi è specifico, è molto specifico, però ricordate che nel vostro caso Plutone forma trigono anche con Sole ascendente in Vergine, quindi c'è l'aiuto fino alla fine di novembre del 2024, avete in qualche modo qualcuno che vi aiuta e che vi guida, quindi approfittatene e impegnatevi e fatemi sapere nei commenti se questa lettura vi suona. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, dal 2008 al 2024 siete letteralmente immersi nella rivisitazione, nello strutturare una nuova etica, una nuova mentalità e una sorta di correttezza nei confronti o del vostro paese di origine, inteso proprio come luogo, come area, proprio come paese, quindi rivisitazione di un rapporto, rivalutazione, no, di un luogo o delle origini, quindi intese come famiglia di origine o riguardo a degli immobili, quindi state rivalutando, affrontando delle questioni familiari, quindi di rapporti familiari e quindi di dinamiche familiari, di cose non chiare, anche di lotte intestine, no? Di cose scoperte prima, di cose scoperte e poi quindi affrontate. Il momento clou deve essere stato quello del 2020, del biennio 2018-2020, quando Saturno ha raggiunto Plutone e quindi probabilmente ha portato a tutta o a scardinare una serie di, di dinamiche, oppure è accaduto qualcosa affinché voi finalmente vedeste quelle dinamiche. Perché le prove possono anche arrivare, le situazioni si possono anche complicare, però a volte noi siamo abbastanza ciechi, no? Tipo fette di prosciutto, e quindi non capiamo il perché sta succedendo questa cosa. Invece di dire come mai, cosa devo capire da questa cosa, ci arrabbiamo pensando mi hanno fatto questo, questo e questo, senza magari pensare cosa ho fatto affinché queste cose accadessero. Plutone, dicevamo, indica una mancanza di correttezza. Allora, il tema natale è il vostro, quello che è accaduto all'interno del tema natale, all'interno della vostra famiglia, riguardo ai vostri immobili e beni immobiliari o riguardo al vostro paese di origine, andrebbero ovviamente valutati caso per caso, no? Perché poi dipende anche dal tema natale e dalle dinamiche che si sono venute a creare, però conoscendo la Bilancia e l'ascendente Bilancia che amano sempre, come dire, portare armonia, pace nelle cose, però il che può avere un risvolto negativo, che è quello di non affrontare, no? Di non andare ad affrontare, di non fare la fatica di andare ad affrontare delle situazioni, di mettere una toppa lì, di non dire magari le cose che vi danno fastidio, invece poi sotto si crea un astio. Cosa può essere accaduto? Quali dinamiche può aver scardinato questo Plutone in Capricorno? Può esservi stato sottratto qualcosa, potreste aver pensato che vi era stato sottratto qualcosa, che ci fossero delle cose poco chiare riguardo a degli interessi, ok? Perché ragazzi, Plutone è in Capricorno, quindi è come se vi fosse stato sottratto del potere, probabilmente o vi siete sentiti detronizzati da qualcuno o perché ragazzi in questi casi c'è sempre una o più personalità che arrivano a vostro danno. Oppure vi avete avuto la percezione che vi avessero sottratto qualcosa, no? O forse ragazzi voi, perché può succedere nella vita, voi magari stavate provando a sottrarre qualcosa a qualcuno, cioè a sentirvi in diritto di, non lo so, di garantirvi delle cose e magari questo non è stato possibile. Ok,
ok? Magari quando è passato Saturno, dal 2018 al 2020, Saturno è un grande maestro, ha interrotto questo percorso, oppure forse voi pensavate che qualcuno vi stesse sottraendo qualcosa per dinamiche strane, perché vi era stato riferito male o perché ragazzi c'è Plutone, quindi qualcuno potrebbe avervi messo una pulce nell'orecchio dicendo vedi ti stanno fregando qualcosa, e invece probabilmente c'era una cattiva interpretazione. Se c'era una cattiva interpretazione o se c'erano delle azioni sbagliate, è molto probabile che voi abbiate già saputo la verità, cioè con Saturno, no? Con l'arrivo di Saturno 2018-2020 su Plutone, qualcosa deve essere successo, cioè questo giochetto, questo malinteso, questo groviglio di scarsa chiarezza e queste manipolazioni di potere devono essere state interrotte. Dovrebbe essere emersa comunque la verità, perché Giove era insieme a Saturno, quindi perché non sempre quando le cose poi vengono interrotte ci arrivano come non sempre veniamo notiziati, no? Magari a volte lo sappiamo dopo, a volte lo sappiamo quando un transito di Giove magari ci fa finalmente sapere la verità, perché Giove è anche trasparenza, limpidezza, chiarezza. All'epoca, nel 2020, c'era Giove, Saturno e Plutone insieme, quindi il gioco è venuto fuori, avete saputo e Saturno dovrebbe averlo raddrizzato. Se siete voi che avete fatto delle cattive interpretazioni, in quel momento potreste aver avuto, come dire, potreste essere stati messi magari con le spalle al muro, perché il vostro operato magari era sbagliato. Ragazzi, il transito, questo lungo 16 anni, questo transito di 16 anni di Plutone in Capricorno serve per farci sviluppare un'ortodossia, un'etica, un rigore, un rispetto delle regole, quindi anche dei diritti nostri, un dare avere, no? Un riequilibrare, un dare avere, nel vostro caso nell'ambito dei rapporti familiari, nella gestione degli immobili, delle questioni economiche e anche un rapporto con il proprio paese. Certo, immaginate se foste il sindaco, magari se faceste parte della giunta comunale della vostra città, ok? Le dinamiche potrebbero essere ancora più specifiche, ma anche se avete in famiglia la spartizione di alcune questioni ereditarie, possono essere successe molte cose, però l'ambito nel quale siete chiamati a fare questa trasformazione etica, quindi a fare le cose giuste, no? Quindi a non aspettarvi di più, a non dare di più, quindi a riequilibrare tutto in una maniera etica, è il settore famiglia, immobili e paese e radici. Quindi può esserci stato anche uno scavo, un rielaborare dinamiche familiari, andare oltre, fare un albero genealogico, andare un po' più giù, no? Magari non fermarsi alle seconde generazioni, e anche un ripercorrere mnemonico a ritroso, oppure aiutati da un terapeuta, oppure appunto facendo l'albero genealogico, oppure facendo le costellazioni familiari, non le fate mai di gruppo. Insomma, c'è stata una rielaborazione di alcune dinamiche familiari che andavano magari raddrizzate, quindi delle verità ripristinate, dei comportamenti. Quindi è quello l'ambito. Siete interessati in questo percorso fino alla fine di novembre del 2024. Le parti più scomode dovrebbero essere state affrontate adesso, proprio adesso fino a maggio 2023, quindi da maggio 2022 a maggio 2023, Giove in Ariete potrebbe dare un'altra bottarella, scardinare ulteriormente alcune situazioni. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati in queste dinamiche e passiamo al segno dello Scorpione. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, dal 2008 fino al novembre del 2024, quindi fino ai prossimi 2 compleanni, avrete questo transito di Plutone, che è il vostro governatore in Capricorno, che con voi ha fatto un lavoro molto particolare, nel senso che nell'introduzione, nel corso di questo video ho spiegato che Plutone è un pianeta molto lontano, no?
quindi è stato declassato ad asteroide, però nel vostro caso è il vostro governatore, quindi anche se gli altri lo hanno sentito in maniera più lontana, nel vostro caso è stato assolutamente determinante. Quello che nel terzo settore dell'astrologia eliacale Plutone può avervi portato e comportato è un lento lavoro etico, no? Proprio per riscoprire l'etica, l'ortodossia, la non manipolazione, il giusto potere, non l'abuso delle parole, la correttezza nelle comunicazioni. È probabile che abbiate lavorato molto sui rapporti con fratelli, sorelle e cugini, quindi se c'erano delle cose da raddrizzare, se c'era un rapporto manipolatorio dato o ricevuto, cioè se eravate voi che cercavate di manipolare le situazioni a vostro vantaggio nei confronti, no, nel rapporto con fratelli, sorelle o cugini, o se erano loro che cercavano di manipolare voi, questa cosa molto probabilmente dal 2008 ad oggi fino al 2024 ci sarà ancora, ma probabilmente il fulcro della problematica in caso se è emersa tra il 2018 e il 2020 con l'aggiunta di Saturno a Plutone in Capricorno, e quindi c'è stato tutto questo lavoro di rettifica. Plutone in Capricorno ci vuole insegnare proprio il modo giusto di usare il potere, quindi il potere delle parole. Voi siete molto abili perché avete un fiuto pazzesco nel capire cosa una persona si aspetta di sentir dire, siete molto abili nel capire come fare per ottenere qualcosa, ok? Lo Scorpione, l'ascendente Scorpione hanno un fiuto infallibile nel comprendere quali sono i punti deboli e i punti di forza di una persona, quindi anche quali possono essere le reazioni più scomode da non andare a scatenare nei rapporti interpersonali, quali sono invece quei punti sui quali fare leva e agire per ottenere dei risultati a proprio vantaggio. Siete degli abili comunicatori, spesso siete degli affabulatori, fate un uso molto sapiente della parola, però siccome amate il rischio, amate ottenere sempre di più, a volte siete proprio ovviamente ad ottave basse, cioè scompensati, avete magari una fame di potere, di dimostrare di avere potere sugli altri, siete attratti da situazioni che non vi appartengono proprio per questo amore per il rischio, per la sfida, quindi vi infilate vi infilate in situazioni magari molto complicate per dimostrare a voi stessi quanto siete degli abili scacchisti, degli abili veramente giocatori, siete tattici. A volte ovviamente, soprattutto in questi anni segnati dal transito di Plutone, possono esserci state le cadute, no? Proprio l'essere caduto in fallo, l'aver esagerato. Nelle comunicazioni in generale, ragazzi, aver tentato di manipolare il non manipolabile, no? L'inosabile, avete forse tentato l'inosabile con le parole, con le comunicazioni, forse avete fatto il passo più lungo della gamba con i fratelli, con le sorelle, con i cugini. Se lavorate nella comunicazione potreste aver avuto dei richiami o comunque delle problematiche importanti, anche a livello culturale. La terza casa, oltre ad essere quella del modo in cui si comunica al mondo, è anche la casa dello studio, ok? E se gli studi si sono inceppati, se avete avuto dei richiami, dei grossi problemi magari con i professori, forse ragazzi anche con i compagni, può esserci stato un vizio di forma, ok? Plutone scatenando delle continue problematiche, facendo reiterare sempre fuori delle stesse situazioni della serie, il film è sempre lo stesso, il protagonista sono sempre io, vi fa capire cosa aggiustare, cosa aggiustare nel modo di comunicare, vi invita alla correttezza, proprio all'etica, anche ragazzi, al dire la verità anche quando va contro di voi, va contro i vostri interessi e va a favore di qualcuno.
Quindi etica, rispetto, cercate di non essere eccessivamente seduttori in situazioni che non richiedono quel comportamento, perché ragazzi, ovviamente tra le carte del manipolatore c'è la seduzione, ok? Un Plutone in Capricorno, se esageriamo da quel punto di vista, cioè se cerchiamo di sedurre persone per il gioco, per il gusto di farlo, per gioco o per ottenere qualcosa, ed è un gioco smaccato, reiterato, è l'unico modo alla fine che proponiamo, conosciamo per ottenere delle cose, sicuramente ci farà andare incontro, soprattutto se Plutone è in Capricorno, quindi se Plutone deve insegnarci l'etica, ci farà andare incontro a delle situazioni scomode. In ultima ratio, Plutone è anche un sottrattore di beni altrui, quindi magari oltre ad aver detto cose non vere, no? O aver tentato di manipolare situazioni e quindi aver avuto problematiche, in qualche modo potreste aver cercato magari di togliere meriti a qualcuno o comunque togliere cose ad altri per appropriarvene e usarle per un vostro tornaconto, quindi che siano meriti lavorativi, che siano, e quindi di cui vi siete fregiati, o altre cose, ragazzi. Poi insomma la vita è varia e si può sottrarre di tutto e di più, cose che neanche mi vengono in mente. Il concetto è che nelle parole, nelle comunicazioni, in quello che si dice, nei rapporti con le persone della stessa età e soprattutto gli stretti, quindi i più stretti, fratelli, sorelle, cugini, se ci sono stati degli intoppi è perché Plutone in Capricorno vuole, è ancora nel segno, insegnarvi l'etica, la correttezza, il non abuso di potere e la rettitudine, soprattutto ragazzi la verità. Date a Cesare quel che è di Cesare. Spero che questa cosa vi torni utile, vi dia degli spunti di riflessione. Siate sempre anche corretti, rispettate i ruoli, cioè non prendete magari eccesso di confidenza, eccesso di intimità, ok? Il Capricorno, un Plutone in Capricorno vuole che si rispettino le distanze, che ci sia sicuramente una non confidenza, una non seduzione, sicuramente anche una rigidità dei ruoli. Questa è un'altra cosa, quindi magari se avete avuto dei problemi per esempio con i professori è perché non avete magari rispettato i ruoli. Cercate di stare nel vostro, ok? Questo è proprio, rispettate le regole e la correttezza. Questo è il suggerimento di questo transito. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, dal 2008 e fino a novembre 2024, quindi ai prossimi 2 compleanni più o meno, sarete impegnati in questo lungo e lento lavorio di Plutone in Capricorno in quello che è il vostro secondo settore, stando a quanto sostiene l'astrologia eliacale. Allora ragazzi, a cosa avete lavorato? Chi siete diventati in questi 14 anni? Cosa diventerete poi alla fine di questi 16 anni e mezzo di transito di Plutone? Tecnicamente dovreste essere diventati più indipendenti, più consapevoli del vostro potere personale, del vostro potere economico, del vostro potere relazionale, no? Di quanto siete dipendenti o indipendenti da situazioni, quanto avete bisogno degli altri, se vi appoggiate a persone giuste o addirittura sbagliate, e quanto sapete come dire, badare a voi stessi, quindi da soli in una parte sperduta del mondo, quanto potreste valere. Cosa potrebbe essere successo? Allora, innanzitutto, ragazzi, lo ripeto per tutti, come ho detto già nell'introduzione, il simbolo di Plutone nel segno del Capricorno, il lungo tragitto, il lungo transito di 16 anni e mezzo di Plutone nel segno del Capricorno vuole insegnarci l'etica, il non abuso di potere, la correttezza, l'austerità, l'integrità morale,
in un settore della nostra vita. Nel vostro caso è nel settore dei soldi, quindi potreste aver avuto, sono sicuramente emerse delle problematiche, perché ragazzi, Plutone per guarirci deve far venire fuori, come dire, la ferita, la piaga. Plutone è un medico, Plutone è un grandissimo medico, sa dove mettere il dito, no? Sa mettere il dito nella piaga, e quindi le problematiche nel vostro caso che possono essere emerse possono essere state di natura economica, potreste aver fatto degli investimenti avventati, potreste aver disperso un patrimonio, potreste aver perso il lavoro, aver proprio avuto in più occasioni proprio una difficoltà di sostentamento, potreste aver, come dire, creduto alle promesse di qualcuno, no? Proprio potreste essere stati molto indipendenti proprio da una figura, un'autorità sul posto di lavoro, insomma delle marionette nelle mani di qualcuno che, o nelle mani di un vizio che ovviamente non vi ha fatto sentire padroni della situazione, del vostro potere personale, vi siete sentiti in gabbia, probabilmente non vi siete sentiti liberi, e quindi è chiaro che avete dovuto sopportare delle situazioni, forse vi siete magari indebitati, oppure ragazzi avete sviluppato delle dipendenze, o magari le avevate semplicemente già, e con il transito di Plutone magari sono diventate ancora no, magari a una dipendenza se ne è affiancata un'altra. Sono cose che assolutamente succedono, o a varie uscite di denaro se ne sono come dire aggiunte altre, perché poi sapete, insomma, una cosa tira l'altra se non le controlliamo, quindi poi si perde proprio il controllo e magari no, ci siamo indebitati, abbiamo perso il lavoro, o siamo stati lasciati da qualcuno per una nostra condotta poco etica, oppure ragazzi abbiamo scoperto che non riusciamo ad entrare più in connessione con qualcuno, a non entrare più in intimità con qualcuno, dipendenze o indipendenze, eccessi di indipendenze sono proprio l'essere dei lupi solitari che non riescono più a immettersi nella civiltà, nelle relazioni, no? Nei rapporti interpersonali. È un'ottava bassa, è un estremismo dei transiti in Capricorno, cioè ricordate che il Capricorno è una capretta che sta su una montagna da sola, che non sta in becco, sì, ogni tanto ne vedete 2, 3, ma poi insomma ognuno va più o meno per la sua strada. Quindi il Capricorno è sicuramente un individualista, a volte non riesce ad uscire da queste dinamiche, quindi quello che può esservi successo è proprio quello, no? O di notare che non riuscivate a conquistare un'indipendenza rispetto a qualcuno, a qualcosa in una situazione, o addirittura non riuscire a rinunciare a questo individualismo, a questo essere single, solitari, anche lavorativamente parlando, no? A non riuscire a lavorare in gruppo, e quindi questo può aver pregiudicato le vostre entrate. Possono essere successe molte cose, o non riuscire a rientrare in una relazione per una rigidità di schemi, ovviamente di atteggiamento, di non avere voglia di essere un po' più fluidi verso l'altro, cioè di non fondersi con una persona, e quindi di sentire una certa separazione, il Capricorno lo fa, e una certa estraneità. Quindi o eccessi da un lato o eccessi dall'altro nei rapporti, nelle finanze, e rispetto a tutte le cose delle quali vi siete nutriti. Quindi ragazzi, anche i disturbi alimentari, oltre che le relazioni tossiche, anche i disturbi alimentari rientrano in questa categoria. Probabilmente la parte più sofferente può essere stato il triennio di Saturno in Capricorno dal 2018 alla fine del 2020. Lì deve essere stato proprio il clou, perché Saturno e poi addirittura anche Giove si sono fusi con Plutone, quindi hanno proprio estremizzato questa lacerazione.
Quest'anno avete il trigono di Giove, no? Quindi anche ancora seconda e terza decade il sestile di Saturno sarà anche retrogrado, quindi che significa? Beh, significa che potete ancora raddrizzare il tiro, potete ancora risolvere molte cose, però qui ragazzi dovete lavorare dentro di voi, assolutamente. Quando fuori non si muove nulla, qualora foste nel blocco, quando fuori non si muove nulla, il lavoro dovete farlo interiormente, perché evidentemente avete creato una corazza tale per cui non fate accadere nulla. E ricordatevi che gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina e è l'uomo con la sua mentalità. Quindi forza e coraggio. Fatemi sapere nei commenti se questo spunto di riflessione vi è stato utile. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, per voi la rivoluzione copernicana, la trasformazione profondissima di Plutone nel segno del Capricorno vi ha riguardati in primissima persona. Quindi proprio nel personaggio, nella vostra essenza, nella vostra forma maschile, o nel caso di donne Capricorno ha portato proprio all'evoluzione del maschile, cioè alla trasformazione, non senza intoppi, non senza, come dire, sfide, problematiche da affrontare legate alle figure maschili della vostra vita. Si comincia dal padre, ovviamente tutta la discendenza maschile, i nonni, bla bla, e fratelli, anche fratelli che non sono solo appannaggio di Mercurio, mariti, partner, uomini, anche persone magari, che ne so, relatori, datore di lavoro, proprio il vostro rapporto col maschile, che si dice in astrologia, si dice anche un po' in psicologia, solitamente, no, parte dal rapporto col padre o comunque con la figura maschile che vi ha cresciuti o che ha rappresentato un punto di riferimento, e in quel modo, in quella modalità che avete creato con quella persona, poi si estende a tutte le altre. Infatti si dice risolvete i rapporti con i vostri genitori, col padre, e risolverete tutti i rapporti col maschile, risolveteli con la madre e risolverete tutti i vostri rapporti col femminile. Amen. Quindi cosa può essere accaduto? Allora, per le donne nello specifico, che quindi possono aver avuto delle trasformazioni per quanto riguarda il maschile, beh, allora ragazzi, potreste non aver avuto lo stesso partner, potreste oggi, a 14 anni dopo l'inizio di un transito che dura 16 anni e mezzo, che è iniziato nel 2008, potreste non avere lo stesso partner che avevate prima. Perché? Perché Plutone fa scoprire cose, fa trasformare, fa ammalare e guarire. A volte quindi fa emergere delle cose, io le affronto, no? È come una malattia Plutone, come una ferita, ti fai del male, la guardi, la curi, se non la curi, insomma, finisce male in qualche modo, se la ferita è grande. Se la curi e la guarisci, magari sei più forte di prima. Ecco, noi a volte, noi esseri umani, a volte non riusciamo con la psiche, no, e con l'emotivo, con il corpo emotivo, non riusciamo ad accompagnare le persone della nostra, intorno a noi in questo processo di trasformazione. A volte ce ne liberiamo, ok? A volte il perdono, l'accettazione, la comprensione, anche l'aiuto, il sostegno richiedono delle cose troppo pesanti, magari, no? Per quello che vogliamo noi. Comunque trasformazione dei rapporti con il maschile. Ovviamente Plutone nel segno del Capricorno deve insegnarci ad avere, o noi nei confronti del maschile, o a scegliere un maschile più etico, quindi ad avere o dei rapporti più corretti, più etici, più responsabili, meno manipolatori, quindi con un utilizzo del potere personale che non sia un abuso, un rispetto delle regole, un'ortodossia, una correttezza profonda. Quindi se il partner che avevate proprio non era di queste intenzioni, probabile che lo abbiate lasciato al suo cammino, o forse voi nei confronti del maschile magari o tendevate a subire abusi di potere o tendevate ad applicarli. Quindi possono essere sorte delle problematiche che vi hanno imposto
Non tutti sono obbligati ad imparare ad aggiustare il tiro. Chi ci è riuscito, chi sta ancora in mezzo ai casini, perché poi così funzioniamo, la tematica, la spinta che la vita vi ha proposto era quella di aggiustare il tiro e quindi di avere o di scegliere delle persone più etiche, no? Quindi capito l'errore, di non ripeterlo o di modificare i vostri comportamenti, quindi di essere più corrette o di impedire agli altri di non essere corretti con voi. E questa è una specifica del maschile. Il Capricorno, l'uomo Capricorno ovviamente e anche la donna devono aver imparato sulla loro pelle e anche l'ascendente Capricorno, quindi come personaggio, l'etica, la correttezza, l'ortodossia, non abusare del potere personale, non abusare del tempo degli altri, no? Saturno, il Capricorno è anche questa cosa qui, quindi comportamenti più retti, comportamenti più corretti. Si sa che il Capricorno è un segno che deve incarnare le regole, il potere, il giusto uso del potere e se riesce ad essere ortodosso e rigoroso, grande sarà la scalata al successo perché grande è la sua determinazione. Però per sviluppare queste cose, per incarnare le virtù saturnine, spesso voi vedete molti Capricorno balordi perché ragazzi, per sviluppare le virtù saturnine a volte, spesso, si deve fare esperienza del contrario, cioè si nasce abbastanza sregolati e poi si deve fare quella grande trasformazione, no? Quella grande applicazione della severità, della regola, del rigore che permette di esprimere le ottave alte del Capricorno, perché altrimenti le ottave basse sono proprio la negazione, come dire, dell'etica, del rigore, dell'ambizione, quindi no, sono sregolati e fanno tutto quello che gli pare. Quelle sono le ottave basse. Ottave alte, no, che Plutone dovrebbe aver aiutato a, come dire, a raggiungere, soprattutto nel triennio di Saturno in Capricorno dal 2018 alla fine del 2020, sono proprio quelle, no, di avervi trasformato in una persona di parola, in una persona rispettosa, in una persona rispettabile, in una persona che ha vinto le proprie battaglie personali, ha raggiunto un certo prestigio, ha un certo dominio di se stesso e ha in mano la propria vita, il proprio potere e ne fa un uso corretto. Quindi se non doveste aver magari ancora fatto questa cosa qui, quindi avete ancora 2 anni e mezzo di tempo per guardare alle vostre debolezze e se vi va di intervenire. Fatemi sapere nei commenti se questa interpretazione vi è utile. Ovviamente nella correttezza non è soltanto nel lavoro, ragazzi, è anche nei rapporti interpersonali che Plutone sa di manipolazione, sesso, insomma, no? Libero. Anche trasgressivo e cose di questo genere e anche una non etica con i soldi, con le transazioni, con le cose losche, no? Plutone è questo, quindi fatemi sapere nei commenti se questa interpretazione vi è stata utile. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, per voi dal 2008 al 2022 adesso, ma insomma avete ancora altro tempo, quindi fino al 2024, fino a novembre 2024, il lavoro che Plutone ha fatto per voi è stato quello di lavorare profondamente sul vostro inconscio, sulla vostra psiche, su tutto quello che magari avete incamerato e non siete riusciti a rielaborare e lasciare andare magari nell'infanzia, no? Nel passato e sicuramente in tutti questi anni può essere emerso qualche nemico nascosto, sicuramente ma anche il vostro modo di essere nemici di qualcuno, perché poi gli altri ci fanno da specchio e la realtà è effettivamente uno specchio. Sicuramente negli ultimi 5 anni, quindi abbiamo il triennio 2018-2020 in cui Saturno, vostro governatore, ha raggiunto
Plutone, quindi il lavoro di Plutone, ha probabilmente fatto emergere antichi ricordi, antiche rivalità, problematiche, no? Questioni irrisolte, e ovviamente negli ultimi 2 anni col trasferimento, col passare di Saturno sul vostro Sole o sul vostro ascendente, può aver in qualche modo conclamato, reso, come dire, forse ufficiale questa scoperta, queste cose che voi avevate nell'inconscio, nella psiche. La 12ª casa, dove voi avete dal 2008 Plutone, è, ripeto, la casa dell'inconscio, delle paure più profonde, ragazzi, oltre che dei nemici, no? Delle rivalità, dei nemici che ci attaccano, dei nemici segreti, non dei nemici, diciamo, dichiarati, ma è anche la casa, diciamo, di noi, come dire, dell'atteggiamento ostile che noi possiamo avere nei confronti degli altri. Quindi con Plutone in Capricorno, anche se ci sono, ragazzi, fobie, tutte le cose legate all'inconscio, no? Sedimentate, che ovviamente pare che stanno là, non è successo niente, invece poi a un certo punto escono con dei transiti sfidanti, in un periodo di stress particolare, quando siamo in grado di poterli affrontare, soprattutto perché la mente ci protegge e non ci fa vedere niente finché sa che non abbiamo le risorse per affrontare quella determinata cosa. Nel momento in cui sa che abbiamo le risorse per affrontare una situazione, un ricordo, un qualcosa, lo fa emergere. Quindi grande, profondissima trasformazione, ma anche e soprattutto grandi insegnamenti etici, di correttezza, di moralità. Plutone nel segno del Capricorno vuole insegnarci ad usare bene il nostro potere, ad essere etici, rispettosi, a non approfittarci delle situazioni, a non essere manipolatori, a non essere anche, ragazzi, psicologicamente falsi, traditori, ladri, perché proprio sregolati, perché Plutone è questo, ragazzi. Plutone è un grande guaritore, e ha proprio il compito di andare nel fango, nell'ombra, e di trasformare proprio il fango in luce, il piombo in oro, come si suol dire. Quindi è un alchimista, ok? E nel vostro caso l'ha fatto nell'inconscio, lo sta facendo nell'inconscio. Forse ci sono state delle convinzioni per cui voi pensavate di avere un potere personale ed una capacità di gestire delle situazioni, un'abilità forse sopravvalutata, forse vi siete sopravvalutati, ok? E soprattutto nel periodo fra il 2018 e il 2020, con strascichi sicuramente adesso che Saturno purtroppo è sul Sole e sull'ascendente, forse è emersa invece una realtà completamente diversa, nel senso che forse vi siete sopravvalutati, forse pensavate di avere un potere che non avevate, forse avevate del potere e magari lo avete segretamente usato male, magari l'avete usato contro qualcuno, no? Oppure facendo comunque, ragazzi, in generale delle cose poco ortodosse, poco scorrette, quindi proprio gestendo, esagerato magari nella gestione di qualsiasi cosa, perché la 12ª casa, ragazzi, è infinita, nel senso che riguarda la psiche, i nemici nascosti, le case chiuse, non lo so, poi dipende dai pianeti che voi nel vostro tema natale avete, no? Quindi se c'è già qualcosa, passandoci Plutone, poi essendo raggiunto da Saturno, ha fatto emergere, se sono emerse fobie, stress, problemi psicologici, beh, ragazzi, lo so che a voi non piace, ma è importante affrontarli. Ok? Anche se magari vi siete accorti di essere in competizione con troppe persone, no? Quindi una competizione strenua, vedere nemici dovunque, avere questa sorta di ossessioni, o magari no, avere proprio delle ambizioni smodate verso qualcosa, è un eccesso di situazioni plutoniane fuori controllo, che ovviamente in questi anni, quando è emerso, perché è chiaro che è emersa qualche problematica del genere, e anche nemici che forse avete scoperto di avere, vedete se non li avete provocati voi, se non li avete evocati voi con un modo, no, con una mentalità.
con una determinata mentalità, no? Di sfida, di superiorità, di provocazione in qualche modo. E quindi osservatevi. Fate un bilancio, è molto probabile che vi troviate a doverlo fare, no? A doverlo fare adesso perché avete Saturno fino a marzo 2023 su Sole e ascendente che chiede responsabilità, concretezza e soprattutto chiude un ciclo iniziato nel 92-94, ne inizia un altro, inizia un altro che durerà 30 anni, lo iniziate trasformati, lasciate andare, no? Tutte le manie di potere, le cose, lasciate andare tutte quelle zavorre psicologiche che non sono etiche, che vi complicano la vita e che vi portano, no? Magari a complicarvela con le sfide, no? Magari vi mettete in competizione con qualcuno. Siate scevri da pesantezze e da bassezze, proprio liberatevi, rinascete a voi stessi con le vostre infinite qualità, con la vostra intelligenza, con la vostra capacità di cavalcare l'onda, ma siate concreti, ragazzi. Anche il senso della realtà è invocato da Plutone in Capricorno, ok? Perché dove c'è Plutone c'è anche magari una sorta di esibizionismo, no? Di esaltazione, concretezza, rapporto con la realtà, piedi per terra e vedrete che le cose diventeranno meravigliose. Fatemi sapere nei commenti come va questa trasformazione, avete ancora 2 anni di tempo, passiamo al segno dei pesci. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, dal 2008 ad oggi ne avete ancora per 2 anni, quindi per un transito lungo, 16 anni e mezzo, Plutone nel segno del Capricorno vi sta insegnando l'ortodossia, l'etica, il rigore, il rispetto dei ruoli, il non essere eccessivamente seduttivi, il non essere eccessivamente in competizione con gli amici. Ragazzi, con gli amici, con il vostro gruppo, con il vostro entourage o di essere etici riguardo ad un progetto. Ma ragazzi, l'11ª è sicuramente il rapporto con gli altri. Quindi cosa può essere accaduto? Siccome Plutone trasforma le situazioni, le guarisce, è chiaro che quelle che sono emerse dal 2008, dal lontano 2008 ad oggi, nel vostro caso credo che ci sia stata una parentesi, mentre per molti il clou di questo transito può essersi verificato tra il 2018 e il 2020, quando Plutone è stato nel suo lento lavorio, è stato raggiunto da Saturno, quindi magari no, qualcosa. Oltre a questo triennio che sicuramente, complice ragazzi anche il lockdown, anche la pandemia, ha fatto tabula rasa dei rapporti interpersonali, delle amicizie, no? Vi ha isolati un attimo e magari vi ha permesso di cogliere l'occasione di liberarvi di qualcuno con cui non stavate più bene, o ha permesso a qualcuno con la scusa del Covid, di non frequentarvi, no? Perché poi insomma queste sono delle situazioni specchio solitamente reciproche. A parte questo, per voi probabilmente tutto nel corso di questo transito di Plutone, un altro momento clou abbastanza impegnativo può essere stato quello tra il 2008-2009 e il 2011. Ovviamente vado a memoria, ma mi riferisco al transito di Saturno in Pesci, quindi cavolata. Saturno in Vergine, opposto al vostro Sole e al vostro ascendente, quindi un'opposizione di Saturno netta, severissima, che ha fatto da spartiacque proprio a tutta una serie di rapporti e che probabilmente avevano anche a che fare con delle dinamiche, delle problematiche che stavano emergendo nel gruppo, nel gruppo degli amici, nelle frequentazioni o nel modo di relazionarvi agli altri. Plutone, ripeto, chiede etica, rispetto, correttezza, quindi magari se avevate frequentato delle persone che non erano in questo modo, che non vi rispettavano, che voi non rispettavate,
probabilmente si sono manifestate delle severe problematiche ai tempi dell'opposizione di Saturno, e poi nel corso di tutti questi lunghi anni ci dovrebbe essere sempre stata, come dire, se non avevate, no, già corretto il tiro perfettamente all'epoca, può esserci stato lo strascico di qualche situazione. Ora, qualche situazione non sempre con la stessa persona, perché se io sbaglio un modo di comportarmi, se magari non sono corretta, sono troppo seduttiva, oppure sono troppo chiusa e individualista, perché una delle ottave basse del segno del Capricorno di un'undicesima casa in Capricorno può essere il fatto che io sia un po' troppo snob, un po' troppo isolato, un po' troppo selettivo, un po' troppo distante rispetto agli altri, ok? Cioè qui c'è un eccesso o un difetto comportamentale, o io me la tiro, metto le distanze, sto isolato, sono snob, a un certo punto insomma no, cioè succede qualcosa che mi fa capire, che mi rimanda indietro, che ho esagerato, no? Insomma che alla fine non sono sto re, sto papa, oppure nei rapporti sono sempre un po' eccessivo, non sono ortodosso, non sono etico, non sono rispettoso, magari sono molto competitivo, il plutoniano lo fa, magari voglio sempre far sfoggio del mio potere, ecco, gli abusi di potere, della mia no, celebrità, delle mie cose, e quindi in quel caso magari può esserci stata una sparizione dei rapporti interpersonali, perché è chiaro che quando rimaniamo da soli o se non abbiamo troncato noi, magari sono gli altri che si sono allontanati per qualche eccesso, per qualche mancanza, no? Per qualche eccesso, per qualche mancanza. Quindi trasformazione lenta proprio del modo di rivolgersi agli altri. Se probabilmente per i giovanissimi possono esserci stati dei problemi di bullismo, no? Dei problemi di mobbing, anche il mobbing, ragazzi, sul luogo di lavoro, con i colleghi, dal 2008, insomma, fino ad oggi, in questo caso veramente con un acuirsi delle situazioni, un inasprirsi delle situazioni tra il 2008-2011 e il 2018-2020 a causa dei transiti di Saturno, può esserci stata questa cosa. Bisogna sempre chiedersi perché io ho avuto il mobbing, sono corretto, sono rispettoso degli orari, voglio fare come mi pare, sono manipolatore, sono raccomandato. Ragazzi, il transito di Plutone nel segno del Capricorno chiede a noi, perché il tema natale è il vostro, no? Quindi l'ascendente pesci o al pesci chiede a voi l'etica, ok? Quindi chiede a voi di raddrizzare il tiro, perché gli altri ci fanno da specchio, cioè come mai dovunque andiamo, no? Per esempio, perché a volte succede una volta sola e quindi lì è l'ambiente che è corrotto, e quindi il transito di Plutone vi spinge, no? Vi ha portati in quella situazione per farvi sviluppare anche una capacità di difesa, no? Una capacità di protezione un po' più alta, così è un allenamento. Le sfide nella vita, le problematiche nella vita solitamente sono degli allenamenti a tirare fuori delle risorse che altrimenti in situazioni di comodità non tireremo fuori. Se invece è una cosa che succede in ogni classe, in ogni scuola, in ogni ambiente di lavoro, insomma, c'ho Plutone, mi fermo e mi chiedo: ma io sono quello che sono, il santo che dico di essere? Perché poi, ragazzi, fateci caso, quando nei periodi della vita in cui siamo stati completamente disconnessi da noi stessi e quindi davamo sempre la colpa agli altri e la responsabilità non era mai nostra, le cose andavano male, malissimo, ok? Quando uno comincia a prendersi la responsabilità di dire: beh, insomma, Dio, qualcosa, un po' il furbo lo faccio anch'io, no? E magari si rispetta e pensa a non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, perché il transito di Plutone per pesce ascendente pesci è questo, allora vedete che le cose vanno meglio. E questo transito negli anni indica, tra le altre cose, anche la scoperta di situazioni, no? Di comportamenti nei confronti, la scoperta di cose legate agli amici, cioè avete scoperto che qualche amico magari vi andava contro, o voi vi siete messi contro qualche amico. Lì nello specifico andrebbe vista se era la cosa giusta, cioè magari non avete difeso un amico, no?
magari avete voltato le spalle ad un amico che magari andava protetto e stava invece facendo qualcosa che non era comodissimo, magari stava facendo una battaglia o stava vivendo un momento particolare e magari andava protetto, ecco, possono essere, oppure gli amici non hanno aiutato voi, ok? Perché? Perché forse li avevate scelti male. Plutone nella rigenerazione, Plutone è una centrifuga, è come quello della lavatrice, no? Butta fuori tutto quello che non serve e quindi c'è sicuramente anche per voi un messaggio in tutte queste dinamiche. Se volete fatemelo sapere nei commenti, spero che queste riflessioni vi siano e questa analisi del transito lunghissimo di Plutone vi sia utile. Fatemi sapere se volete Plutone in Acquario, che non ce n'ho fino al 2040, mi sa una roba del genere, ma più o meno sì. E niente, grazie per essere stati con me anche questa volta, grazie veramente ragazzi. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi anche ai prossimi video e fatemi sapere quali sono le prossime tematiche che volete che trattiamo insieme. Un grande bacio a tutti e buon Plutone in Capricorno.